Esercizio della tavoletta. Questo è un esercizio molto importante e rappresenta la continuazione naturale dell'esercizio di riconoscimento di posizioni della gamba che abbiamo visto con il paziente sdraiato. Questo esercizio ci permette di lavorare in maniera dettagliata sulla funzione di raggiungimento all'interno del passo, nonostante sia un esercizio piuttosto completo che ci permette di affrontare anche le altre fasi del passo. Non ci dimentichiamo che uno dei problemi fondamentali del cammino del paziente emiplegico è proprio quello della capacità di movimento del ginocchio e con questo esercizio andiamo ad affrontare in maniera specifica. Posizionamento e presa. Il paziente si troverà seduto, cercheremo sempre di tenere la mano aperta sulla coscia, porteremo il piede del nostro paziente sulla tavoletta. Ora la nostra mano destra andrà sotto il cavo del ginocchio in modo tale da permetterci di sollevare leggermente la gamba del paziente per evitare che ci sia troppo attrito nello scivolamento del piede sulla tavola. La nostra mano sinistra andrà ad abbracciare anteriormente la caviglia, ponendo pollice e indice sotto i due malleoli, permettendoci di muovere agilmente il piede lungo il movimento di flessione ed estensione del ginocchio. L'attrezzatura. Per eseguire questo esercizio abbiamo bisogno di un piano di legno che ci permetta di essere inclinabile. Per i primi livelli di calibrazione di questo esercizio l'inclinazione sarà minima, di circa 5 gradi, quindi o riusciamo ad elaborare in casa questo oggetto o altrimenti anche un semplice piano di legno dove poter mettere un rialzo sulla parte anteriore. Primo livello di calibrazione. In questo primo livello di calibrazione proporremo al nostro paziente il riconoscimento di 5 posizioni. Mettiamo il piede sinistro sulla tavoletta e questa volta anche il destro. Dove ricaviamo la prima posizione? È la posizione più arretrata dove il nostro tallone ancora tocca terra. Perché noi sappiamo che la parte posteriore della gamba è quella maggiormente colpita da ipertono, quindi potremo vedere la tendenza del piede del nostro paziente a stare con il tallone sollevato. Troviamo quella posizione in cui il tallone ancora tocca terra e con una matita facciamo un segno proprio in corrispondenza del tallone. La posizione più avanzata la andiamo a ricavare con quella posizione dove il tallone ancora tocca e andiamo a fare il nostro segno più avanzato. Poi a pari distanza mettiamo le altre 4 posizioni. Allora, prova a sentire bene, questa è la posizione numero 5, 4, 3, 2 e 1. Io ho invertito la posizione delle mie mani rispetto a quello che vi ho detto prima, semplicemente per mettermi a favore di camera. In ogni modo è possibile fare questa variazione senza alterare la qualità dell'esercizio. Allora, prova a dirmi dove ti porto il tallone. Partiamo dalla posizione 1. Ti faccio sentire la 2. Questa sarebbe la 2. Era 3. Bravissimo. Quella di prima era la 3. Ti ci riporto, Eccola qua. Ora attento. 5. Molto bene. Cercate di organizzare anche bene la velocità con la quale eseguite questo movimento, in quanto quando andiamo ad allungare la gamba potrebbe comparire un effetto della patologia che vede sollevarsi l'alluce del paziente. Questo è un fenomeno
che è suscettibile anche alla velocità con la quale effettuiamo il movimento. Quindi cerchiamo di rispettare quelli che sono gli elementi patologici del nostro paziente ed adeguare la nostra velocità. Secondo livello di calibrazione. Adesso, oltre alla domanda di dove si trova il tuo tallone rispetto a queste 5 posizioni che abbiamo individuato, cominciamo a chiedere al nostro paziente un riconoscimento più complesso, ovvero la relazione che c'è fra il piede sinistro e il piede destro. Perché se ci pensiamo, quello che accade durante il cammino è proprio questo, un gioco di relazioni fra i due piedi. Mettiamo un po' di talco se il piede non dovesse scivolare bene. Allora, il piede destro lo mettiamo circa con una flessione di ginocchio a 90 gradi. Allora, abbiamo sempre il nostro riconoscimento di posizione. Adesso ci troviamo alla 1, 2, ora dimmi tu, 4, esatto, 5, molto bene. Ti faccio un'altra domanda. Se io adesso avvicinassi il tallone del piede sinistro alla gamba destra, secondo te il tallone che cosa toccherebbe del piede destro? Quale parte del piede andrebbe a toccare secondo te? Ti faccio sentire, Che cosa ha toccato? la luce, La luce, quindi le dita. Ora, dimmi sempre la posizione, In che posizione siamo arrivati? 2, Alla 2, molto bene. Senti, ti rifaccio quella domanda di prima. Secondo te, il tallone sinistro rispetto al piede destro, dove si trova? toccherebbe il tallone, Toccherebbe l'altro tallone, quindi i piedi sono pari. Ecco, questo riconoscimento non sempre avviene e questo ci dà l'idea delle difficoltà che il nostro paziente vive quando deve camminare. Se non ha l'idea di dove si trovano i piedi tra di loro quando cammina, non è molto facile mantenere l'equilibrio ed eseguire un passo corretto. Poi andiamo avanti, dimmi sempre in che posizione ti porto. 3, Esatto. E rispetto all'altro piede, metà piede, metà piede, molto bene. Ora, il nome che il paziente affida alle varie parti del piede non assume una grande importanza, purché sia sempre quello. Può parlare di arco del piede, può parlare della metà del piede, può parlare di dita e può parlare di punta. L'importante è che siano sempre quelle che menziona. Terzo livello di calibrazione. Il numero delle posizioni da riconoscere rimarrà invariato rispetto al secondo livello. Quello che andiamo ad inserire gradualmente è lo strumento dell'anticipazione, ovvero il paziente sceglierà la posizione in cui vorrà sentire il suo piede. Eseguiamo comunque 2-3 riconoscimenti classici. Partiamo dalla posizione 1. Dove siamo? 3, Molto bene. 2, Perfetto. 4, 4. Mi sai dire anche rispetto all'altro piede dove si trova? Il tallone? sulle dita, Sulle dita. Molto bene. Senti, dove vuoi che ti porti il tallone ora? 1, Alla posizione 1. Bene. Preparati alla sensazione che dovresti sentire se ti portassi alla posizione 1. Fatto? Sì. Ok. È la posizione che avevi scelto? no, Che posizione è? 2, È la 2. Molto bene.
se avessi fatto quello che mi hai chiesto tu, avresti sentito questa sensazione nel ginocchio. Bravo. Allora andiamo avanti. Qui 3, 3, molto bene. 5, Esatto. 1, 1, molto bene. Senti, rispetto all'altro piede dove si trova il tallone? sul tallone. Sul tallone, quindi i piedi sono pari, molto bene. Scegli tu una posizione che vuoi sentire. 4, Ok, preparati alla sensazione che dovresti provare. ok? Quindi il paziente ci dà un cenno quando ha finito di elaborare la previsione della sensazione. Sì, la 4. È la stessa, molto bene. Quindi noi possiamo scegliere se soddisfare o meno la richiesta del nostro paziente per rendere più vivace la sua capacità di poter prevedere le sensazioni. Quarto livello di calibrazione. Le cose cominciano a diventare un pochino più complesse. Infatti aumentiamo il numero delle relazioni del piede sinistro con il piede destro. Non avremo solo più 3 posizioni come il tallone, la metà del piede e le dita, ma avremo anche le posizioni intermedie. Infatti adesso il tallone sta all'altezza dell'altro tallone. Prova a sentire. Qui Malleolo. sta all'altezza del malleolo. E qui Metà del piede. allora, metà del piede sarebbe in questa posizione qua. Io ti ho portato Altezza delle dita. allora, le dita sarebbe questo. Questa è una posizione intermedia. Come la vuoi chiamare questa parte del piede? Che sarebbe questa. Prima delle dita. Prima delle dita, la base delle dita. Molto bene. Quindi cominciamo con il nostro gioco di riconoscimenti e inseriamo anche quello che abbiamo visto nel livello precedente, ovvero la richiesta dell'anticipazione della posizione. Ora, attenzione. In che posizione ti ho portato? 2, Allora, molto bene. E rispetto all'altro piede? malleolo. Molto bene, al malleolo. Senti, che posizione vuoi sentire adesso? 5, Preparati alla sensazione che dovresti provare. ok? No, Sarei dovuto andare più avanti, mi sarei dovuto fermare prima. più avanti. Più avanti, è vero. Infatti mi ero fermato alla 4. Questa qui sarebbe stata la 5. Molto bene. Quinto livello di calibrazione. Adesso per rendere più dinamico l'esercizio chiederemo al nostro paziente di effettuare la copia della posizione del piede sinistro attraverso il piede destro. Vediamo che cosa significa. Partiamo dalla posizione 1. In che posizione ci troviamo? 4, Molto bene. Ora? 5, Sì. Rispetto all'altro piede dove si trova il tallone secondo te? punta delle dita. Punta delle dita. Molto bene. Ora attenzione. Che posizione è? 4, Esatto. Senti, vuoi provare a fare la copia esatta della posizione del piede sinistro con questo piede? Portali alla stessa altezza. Eccellente, perfetto. Ora attento,
troviamo? 2, Perfetto. Senti, il tallone sinistro rispetto al piede destro dove si trova adesso? base delle dita, Tallone sinistro rispetto al destro è alla base delle dita? Questo piede qui, se io lo avvicino all'altro piede, che cosa tocca il tallone? niente, Niente, perché il piede destro sta più avanti. Esatto. Ora attento. In che posizione ci troviamo? 4, Perfetto. Il tallone sinistro rispetto al piede destro dove si trova? sul tallone, Bravo, i piedi sono alla stessa altezza, sono uguali, molto bene. Senti, che posizione vuoi sentire? 1, 1. Preparati a sentirla. ok, Va bene? no, E dove ti ho portato secondo te? alla 2, Alla 2, bravissimo. Se fosse stata la 1 sarebbe stata questa. Molto bene. Senti, prova a fare la copia con il destro. Diciamo che se avessi voluto portarla alla stessa altezza sarebbe stato questo, avevi detto 1. Ok? ok, Bene. Allora, facciamo ancora un'altra. Qui in che posizione stiamo? 2, Ti faccio sentire la 2. Questa sarebbe stata la 2. era la 3, Prima era la 3. Molto bene. Senti, secondo te adesso il tallone sinistro rispetto al piede destro dove si trova? all'euro, Al malleolo. Molto bene. Prova a fare la copia. Ok, esattamente sarebbe così, Così sarebbero uguali le gambe. Bene. Sesto livello di calibrazione. Qui le cose cominciano a farsi più complesse, infatti è necessario cominciare a lavorare con il paziente in piedi per proporre un'esperienza più simile alla realtà del cammino. Quindi il nostro paziente sarà in piedi con un appoggio fisso sulla destra, che può essere il davanzale di una finestra, il banco di una cucina oppure il tavolo. Meglio se è un corrimano dove il paziente si può proprio aggrappare. La sedia dietro lasciamola sempre per sicurezza, soprattutto nelle prime volte che eseguiamo questo esercizio. Ora, quello che dobbiamo fare è posizionare il piede sinistro ad una distanza di passo rispetto al destro, quindi il tallone che si trova più o meno all'altezza delle dita del piede destro o leggermente più in avanti. Carica bene, lascia morbido e lo portiamo in avanti. Ok. Ora la nostra tavoletta la dobbiamo inclinare di circa 30 gradi e la mettiamo dietro. Ok. Ora invertiamo il senso delle posizioni, ovvero questa posizione in cui arriviamo a terra chiamiamola posizione 0, in modo tale che il paziente riesca ad associarla maggiormente all'arrivo del tallone a terra. Vi consiglio di ridurre il numero delle posizioni adesso, quindi se questa è la 0, abbiamo la posizione 1, la 2, ecco qui sicuramente noteremo delle difficoltà nel nostro paziente di rilasciare la gamba leggera, ci sarà la tendenza ad alzare un pochino il fianco. Ecco, noi questa tendenza dobbiamo disinnescarla, anche eventualmente tirando un pochino giù l'anca. Cerca di lasciarla più leggera possibile. Tre e 4.
Adesso la benda possiamo anche mantenerla per le prime volte. Chiaramente dovremo controllare se il paziente avrà la tendenza, come effettivamente quando cammina, di guardare a terra. Allora, cerca di guardare in alto. Stiamo alla posizione 4. Tranquillo? Ok. Allora. Qui? 3, molto bene. Ora. Sosteniamo un po' le dita. Qui? 2. Molto bene. Ovviamente 0, benissimo. Cerchiamo di stare attenti anche che per arrivare a terra con il tallone il nostro paziente non sia costretto a piegare il ginocchio. Questo dovrebbe essere un segno che non sta afflettendo a dovere l'anca. Andiamo avanti. Questa è la posizione 0. Sposta bene il peso sulla gamba destra. Molto bene, la posizione 4. Attenzione adesso. Zero. Approfittiamo della posizione 0 per far riposare la gamba destra. Quindi ogni 3-4 posizioni, ecco, portaci un po' il peso. Questa rilasciala un po', Devi riposarla perché sennò... Ecco qua, bravo. E poi ripartiamo col nostro riconoscimento. Ecco, in questo sesto livello, una volta che abbiamo preso confidenza entrambi, il paziente e il terapista, con questo esercizio, possiamo anche aumentare il numero di posizioni, anche fino a 9, portare un po' più indietro il tallone e ridurre anche la distanza fra una posizione e l'altra.